Ben ritrovati a tutti amici della Rossonera, è lunedì 26 agosto del 2024, ritorniamo per l'ultima settimana di obbligo di riscatto. Siamo a 5 giorni, compreso oggi, alla fine del mercato. Henry, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Insomma, è nominalmente finito il 30 di agosto il mercato, però insomma il mercato del Milan in questo momento è nei nostri pensieri in un angolo, diciamo così, per ora. Anche se insomma, mancano 5 giorni e non è che ci si può pensare tra una settimana. Se si vuole fare qualcosa è adesso il momento per... Ma insomma, in questo momento parlare di acquisti e cessioni, sì, lascia un po' il tempo che trova, diciamo, con la possibilità, lo faccio in 20 secondi, che Adli vada via, anche perché è fuori da qualsiasi tipo di lista, e se c'è questa fantomatica squadra araba che prima o poi metterà qualche soldo per Benasser, bene, altrimenti il mercato del Milan è pressoché che fatto. Henry, che dire, per il resto il Milan ha perso una brutta partita a Parma e di questo dobbiamo parlare. Sì, più che obbligo di riscatto, oggi direi che è obbligo di sempre di riscatto o di riscattarsi, scegliete voi come metterla, subito nella partita dell'Olimpico contro la Lazio, ma direi in generale, cioè obbligo di dare una svolta a questo Milan, che sembra il Milan della stagione scorsa, forse anche peggio perché la scorsa stagione aveva dei principi folli, però ha iniziato, diciamo, e arrivava da un ciclo comunque che era sempre lo stesso, qui invece è tutto nuovo e quindi altri principi diversi, non so dirti se più o meno folli, ma comunque con le stesse o simili lacune, e quindi è un Milan che deve in qualche modo proprio veramente dare una svolta a quello che sta facendo sotto tutti i punti di vista, perché così non va bene, cioè così non va bene, è molto semplice, è inconcepibile iniziare un campionato. Credo che dal 2011 forse, se Mm. non addirittura prima, il Milan non iniziava non vincendo nessuna delle prime 2. Sembra veramente di essere un pochino tornati a qualche anno fa, ma ben prima del Covid, ben prima dell'arrivo di Elliott, insomma sembra veramente di essere in anni bui, anche un po' per quello che accade, ti direi, di base, cioè proprio prendo tutto il contorno, polemiche con i giocatori, no, la storia di Leao, oppure, cose che accadono extracampo che vogliono nascondere quello che poi succede in campo, no, che sembriamo i più belli del mondo, i più bravi del mondo in tante cose, e a livello di comunicazione vengono commessi errori. C'è tanto, secondo me, a livello di sensazione generale di quel periodo, no, precedente all'arrivo di Elliott, gli ultimi anni di Berlusconi, eccetera. E non lo dico perché il Milan è messo malissimo, ma lo dico perché da tanti tifosi, dai commenti che leggiamo, dalle opinioni che vediamo, la vivono un pochino così, cioè sembra un Milan scollegato dalla competizione, scollegato dalla voglia di vincere, scollegato dall'ambizione, scollegato dalla fame, scollegato veramente da tante cose. E quindi è un peccato secondo me, perché questi ragazzi non sono una squadra scarsa, non sono giocatori scarsi, lo stanno diventando, cioè lo sembrano e lo stanno diventando pian piano, ed è un gran peccato. Allora, di mentalità parliamo tra poco perché c'è qualcosa da dire sicuramente. Resto sulla questione comunicazione, eccetera, prendendo per spunto questo. Ha parlato Yunus nel post partita di Parma dicendo in campo avevo il dubbio di cosa fare. Ecco, nella didascalia della foto c'è scritto centrocampista Yunus Musa, 21 anni, titolare al Tardini. Se il Milan dopo un pareggio, anzi quasi due sconfitte, ma comunque un pareggio e una sconfitta, nelle prime due partite fa parlare in conferenza Yunus Musa, classe 2002, ragazzi, c'è un problema. Dopo due partite del genere ci deve andare il capitano, il vice del vice, il vice del vice del vice, che sono quei
4-5 giocatori che sono qui da 5-6 anni, che hanno 26, 27, 28, 29, 30 anni. Se a parlare dopo una sconfitta del genere ci va un 2002, poi ci può anche stare che ti dica non sapevo cosa fare in campo. Quindi non è da stupirsi. L'altra questione sulla mentalità, e qui invece vado Henry su questo, la scossa di Iber di oggi di Gazzetta, Mina smarrita e senza anima, Zlatan motivatore subito in campo. Beh, potrebbe essere la soluzione a tutti i mali, in effetti, magari lì davanti meglio di Jovic o Okafor potrebbe fare. Io dico una cosa, che non è una scusante, ci mancherebbe, sono giovani uomini, ma giovani uomini, non sono bambini quelli che vanno in campo con la maglia del Milan, magari sono giovani, ma sempre uomini sono. Quindi hanno comunque e dovrebbero avere la capacità di avere dentro di sé la capacità di automotivarsi, di avere una gestione mentale diversa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è una scusante. Ma se io da giocatore del Milan mi guardo intorno e vedo una proprietà alla quale io sono dentro, lo so, cioè, poi lo sappiamo, non io giocatore, lo sappiamo un po' tutti, non è che sia proprio l'obiettivo primario. La dirigenza è una dirigenza sportiva per modo di dire, perché l'unico che mastica un pochino questo sport è un mio ex compagno di 2 anni fa. La mentalità vincente la costruisce chi sta su e chi mi, tra virgolette, obbliga ad averla. Io poi giustamente devo averla da per me perché è arrivato a 27-28 anni in carriera, se non ce l'ho è un problema mio. Però è anche una questione di tutto l'ambiente che se non ce l'ha è inutile che poi va a fare il discorsetto ai giovani o ai giocatori. Il discorsetto lascia il tempo che trova. Il giocatore di 27-28 lo si motiva dicendogli: allora, è finito il ciclo Pioli, arriva un allenatore che ti fa vincere l'anno prossimo. È finito il ciclo di Giroud perché è arrivato a 39 anni, arriva un compagno che mette la 9 e ti fa fare 25 gol. Questo è motivare i giocatori. Poi il discorsetto è giusto che lo si trovi, ci mancherebbe altro. Ma è giusto che i giocatori lo trovino dentro di sé, il fuoco. Però se da principio il mondo, la nostra società non è questo, poi fai fatica a cambiargli l'idea ai giocatori. No, ma guarda Simo, per me, cioè, potremmo star qui ad analizzare colpe, colpevoli, responsabilità. Per me è tutto molto gerarchico e comprende tutti, cioè, il Milan non sta andando bene per colpa di tutti. Cioè non c'è qualcuno che è escluso o che è, diciamo, incolpevole da questa cosa. Ci sono problemi su tutti i livelli. Cioè problemi, ripeto, su tutti i livelli. Dalla proprietà che ti sta dimostrando in questi anni che, diciamo, la priorità non è il competere per i trofei, è il competere per non diciamo, per rimanere su buoni livelli, soprattutto economici. La parafraso così per non essere cattivo, diciamo. È la dirigenza che, come dicevi prima tu, di esperienza calcistica non ne ha, se non in un ex giocatore che ha smesso di giocare 1 anno fa e in uno scout che è comunque un ragazzo giovane, quindi non è che ha iniziato da chissà quanti anni a far lo scout, ha sì un discreto passato, ma lì si ferma. E l'allenatore, che però è stato scelto da chi è sopra di lui, che è un allenatore che lo sappiamo, non è mai stato famoso o conosciuto perché ha vinto titoli, ha vinto cose, ha rivoluzionato squadre. È un discreto allenatore che però il suo apice della carriera è un campionato con lo Shakhtar Donetsk. E poi arriviamo a dei giocatori che son dei ragazzi che di mentalità non è che ne abbiano mai avuta chissà quanto, che vincono un campionato perché si forma un gruppo spettacolare e perché c'è qualcuno, e parlo dei dirigenti di prima, che teneva la barra dritta e di conseguenza in un momento del genere anche i limiti di mentalità, caratteriali, di maturità dei vari Teo, Leao, e chi più ne ha più ne metta, metteteli dentro tutti, io metto dentro tutti quelli della rosa, vengono fuori.
ma la responsabilità è gerarchica per quanto mi riguarda esattamente come sono le gerarchie del Milan. La proprietà è il primo responsabile, la dirigenza viene in secondo piano, poi c'è l'allenatore e infine i giocatori. Poi io capisco che in campo ci vanno i giocatori, ma in campo quello che vediamo nel rettangolo verde è sempre la sintesi di quello che viene fatto dalle società. Le società che funzionano, le società forti, le società con disponibilità, le società che lavorano bene, le società con esperienza, le società che hanno figure che di calcio capiscono. Guarda l'Atalanta e il Bologna che sono venute fuori negli ultimi anni perché hanno dei direttori sportivi sgamatissimi, no? Le società forti, le società con un progetto, con un'idea, che lavorano con ambizione, sono le prime 4-5 del campionato e via via poi hai tutte le altre. Voi mi direte: "Il Milan l'anno scorso ha fatto secondo". Sì, certo, lo capisco, però bisogna guardare un po' oltre, andare un po' avanti. È inconcepibile vedere una partita come quella che abbiamo visto al Tardini. Cioè è inconcepibile per il Milan. Guarda, chiudo dicendo una cosa. È ovvio che in questo momento bisogna fare un po' fronte comune e provare a ricompattarsi, ma lo si fa coi fatti e le parole ormai sono inutili. Io da giocatore del Milan, se giustamente io devo fare da per me, devo essere io il primo a far la corsa in più, a motivarmi per vincere, perché altrimenti cosa sto a fare su sport? Cosa lavoro a fare per vincere? Sì, cosa sono a fare se no se voglio prendere soldi probabilmente non sto qui, vado in un altro campionato che me ne dan di più. Quindi se voglio fare un'altra cosa, lecito, ma se voglio vincere devo trovare dentro di me il fuoco. Ma io fossi giocatore del Milan, se qualcuno dall'alto ieri, oggi, mi dovesse venire a dire dobbiamo vincere, io gli direi: e tu? Tu vuoi vincere? Perché io sarei il primo a voler vincere, ma tu? Perché altrimenti, se non c'è unità di intenti, e io credo che un po' si sia snasata questa cosa, Tu è dura dici andare quindi che i avanti. giocatori hanno un po', diciamo, assorbito quanto accaduto negli ultimi mesi come un: "Vabbè, abbiam capito che No, anche ma quest'anno ci si barcamena". qualcuno secondo te, se arriviamo terzi o quarti, va a dire ai giocatori: "Non avete fatto il vostro"? No, No, è assolutamente, ma l'obiettivo. infatti ma ti sto ma anche secondo me è uno scenario molto plausibile, però cioè, se partiamo così al 26 di agosto, anzi siam partiti così al 17 di agosto praticamente, forse anche prima, finisce malissimo quest'anno, Cioè se si parte così finisce a tarallucce e vino molto prima di quanto è finita tarallucce e vino l'anno scorso. Cioè serve cambiare tutti. Poi se si vuol No, io cambiare si fa. Se non si vuol cambiare, ripeto, per me finisce tarallucce e vino non cambiare allenatore, cioè cambiare proprio ottica tutti quanti, dai giocatori all'allenatore stesso, alla dirigenza, 1, 2, 3, 4 che fanno parte della dirigenza, alla proprietà. Cioè, se si vuol cambiare ottica, mentalità, idea, ambizione, voglia, tutto, lo si deve fare adesso, perché altrimenti per me, cioè, se all'Olimpico non vinci è dura ragazzi, molto dura. lo so. Io non so se questo ragionamento può valere per tutti, però le cose sono 2: o sul campo non fanno vedere quello che pensano, che invece pensano di voler vincere alla morte, poi sul campo invece no, non vanno, e boh, non so il perché. Oppure evidentemente qualcuno può anche pensarlo, adesso non lo so. Va bene, abbiamo chiuso per oggi Henry, tanto di mercato non ce n'è, tanto di altre Tanto di grandissime. mercato, posso dirlo, guarda, io sono un mega fan del mercato, abbiamo fatto tutti gli obbligo di riscatto. Il mercato è bello se poi il giocatore che compri gioca, puoi parlare di come gioca e sei contento o magari scontento di come gioca. Il Milan non sta quasi giocando, non sta quasi giocando a calcio. Sta mettendo 11 persone in un campo verde e poi c'è l'evento della partita. Questo è il Milan, delle prime 2 giornate.
Ci ritroviamo tra poco per lunch, talk e in serata c'è Milan Futuro. Grazie Henry. Che ha perso tra l'altro anche lì. Vabbè. Ciao. Ciao.